Buongiorno a tutti cari amici di Binomania, mi trovo qui oggi al Pralugano in Valganna in provincia di Varese, quindi un bellissimo contesto naturalistico, per parlarvi dello Zeiss Arpia. È uno spotting scope, in questo caso da 95 mm di diametro, è disponibile anche la versione da 85 mm che è l'attuale strumento alfa, che io definisco sempre top di gamma, della nota casa tedesca. Costa 3.829 euro, prezzo ottobre 2020, e gode di ben 10 anni di garanzia. Adesso iniziamo immediatamente con le sue caratteristiche tecniche, poi vi parlerò delle possibilità di agganciare le macchine fotografiche con la tecnica del digiscoping, ma anche della possibilità di collegare uno smartphone con degli adattatori specifici e progettati da Zeiss, e successivamente, visto che lo sto utilizzando in mezzo alla natura da circa 2 anni, vi dirò perché preferisco questo telescopio rispetto ad altri, quindi citerò in sintesi i suoi pregi e i suoi difetti. Iniziamo subito. A tra poco. Lo Zeiss Arpia è dotato di un trattamento antiriflesso Lotutech. Come sapete, in natura le foglie di loto hanno la capacità di far scivolare le gocce d'acqua. Quindi questo trattamento vi consentirà di compiere anche delle osservazioni in presenza di pioggia o in presenza di umidità, oltre a facilitare la pulizia dell'obiettivo, sia frontale che quello degli oculari. Un'altra caratteristica, ovviamente essendo un top di gamma, è che all'interno di questo telescopio terrestre ci sono degli elementi in fluorite definiti da Zeiss FL di alta qualità, che hanno una grandissima nitidezza, forniscono un alto contrasto delle immagini e soprattutto un'eccellente fedeltà dei colori. Un'altra caratteristica molto importante che poi ho apprezzato durante l'utilizzo natura è il sistema di regolazione del fuoco a commutazione automatica. Questo vi consentirà quindi o di inquadrare un soggetto e di cercare di metterlo a fuoco con precisione, invece nel momento in cui il soggetto si sposterà, applicando un po' di pressioni con le dita potrete avere un aumento della velocità del rotore. C'è bisogno di qualche ora di utilizzo sul campo per apprezzarlo, ma onestamente lo sto utilizzando da quasi 2 anni e non ne posso fare più a meno. Il telescopio Arpia ha una filettatura da 95 mm con passo 95x1 che vi consente quindi di evitare di filtri neutri qualora ad esempio osservaste sulle spiagge, quindi potreste evitare che il salmastro vada a rovinare l'obiettivo. Ha una distanza di focalizzazione minima di 4,5 metri. Come vedete comunque è molto compatto, pesa all'incirca 2 kg e 100 grammi, è dichiarato per 2,78 kg, che se aggiungete il peso dell'oculare di 220 grammi comunque vi porterà un peso ancora inferiore ai 2400 grammi, quindi molto compatto e leggero per essere un telescopio da 95 mm. È ovviamente stagno, impermeabilizzato, Zeiss lo dichiara per 400 millibar ed è anche riempito in azoto. Il campo visivo molto importante fornito dell'oculare a 23x è di 58,8 metri a 1000 metri, quindi tantissimo, che diventano 19,5 metri a 70 ingrandimenti. Quindi ve lo ripeto, avrete un campo apparente superiore a 70 gradi sia a bassi ingrandimenti sia ad alti ingrandimenti. Adesso vediamo insieme le sue possibilità e le caratteristiche tecniche per quanto riguarda la fotografia con la tecnica del digiscoping e attraverso il collegamento con gli smartphone.
Esistono due modi per fotografare attraverso lo Zeiss Arpia. Il primo è il collegamento della mirrorless di una macchina fotografica classica attraverso questo adattatore. Il funzionamento è semplice, vi basta infilarlo sull'oculare e con la manopola apposita bloccarlo. Ora non vi posso far vedere la macchina che utilizzo perché è la stessa con cui stiamo facendo la ripresa. In ogni caso, in base alla filettatura del diametro dell'obiettivo della vostra macchina fotografica, vi basterà semplicemente acquistare questi anelli adattatori. Il secondo metodo, che è molto semplice, è quello di avvalersi dell'adattatore Zeiss per gli smartphone. In questo caso lo sto utilizzando con uno smartphone Galaxy della serie S7 Edge e come vedete il collegamento è rapido e immediato. Potete estrarlo, osservare, reinserirlo, fotografare o riprendere. Questo che sto montando è la custodia, che è disponibile ovviamente separatamente. Come vedete è divisa in due parti, si allaccia attraverso si aggancia attraverso un sistema cerniera con un laccetto e poi esiste il coprioculari che è veramente rapido nell'utilizzo. Come vedete voi potete agganciarlo in due passaggi e rapidamente, anche con entrambi comunque agganciati, toglierlo e scoprire l'oculare. Adesso invece vi faccio vedere la parte che copre l'obiettivo e la zona centrale. Questa invece è la copertura frontale, si aggancia soltanto con due bottoni, quindi si può togliere molto rapidamente ed è dotata anch'essa della copertura per l'obiettivo. Ecco qua, ve la faccio rivedere un attimo. Come vedete è decisamente comoda e rapida nell'utilizzo. Ha un costo di circa 215 euro e la potete sempre acquistare dal distributore ufficiale Bignami oppure dai vostri negozianti o armieri di fiducia. Vi ho anticipato all'inizio del video che sto utilizzando da circa 2 anni questo strumento in mezzo alla natura, ma anche facendo delle brevi osservazioni astronomiche. Devo dirvi che i pregi che ho trovato sono tantissimi. Innanzitutto l'ampio diametro di 95 mm con una qualità eccezionale, quindi nitidezza, alto contrasto e soprattutto una capacità di rendere i colori in maniera neutra, molto naturale. Apprezzabile, veramente non se ne può fare a meno quando si apprende l'utilizzo, il sistema Dual Focus di casa Zeiss, e mi è piaciuto soprattutto l'ingrandimento minimo. Questo perché nel corso degli anni passati io ho sempre utilizzato i cannocchiali ad ingrandimenti superiori a volte ai 25-30x. Questo cosa comportava? Comportava che nell'uso diurno, soprattutto in estate, la turbolenza era troppa e quindi inficiava la qualità delle immagini. Con 23 ingrandimenti invece avrete ancora delle immagini nitide, ad esempio anche a mezzogiorno durante il mese di agosto. Un'altra qualità che reputo molto importante, soprattutto per quanto concerne l'osservazione naturalistica, è il grande campo di vista fornito a 23x. Vi ho detto che il campo lineare è eccezionale ed è elevatissimo ed è superiore di 2,5 volte, in alcuni casi 2,8x, rispetto alla concorrenza. Inoltre la scelta di aver utilizzato un oculare
a focale fissa ha consentito a Zeiss di creare uno strumento decisamente compatto e anche un oculare molto compatto che vi consentirà di mettere bene in asse l'occhio con l'oculare senza dovervi spostare a causa della grandezza dello stesso. Per oggi è tutto, io vi saluto cari amici di Binomania, se ancora non l'avete fatto vi prego di mettere un bel mi piace a questo video e soprattutto di iscrivervi al canale YouTube di Piergiovanni Salimbeni e di Binomania. Io adesso vado avanti a fare qualche ripresa con il mio smartphone e a godermi ancora un po' in mezzo alla natura lo Zeiss Arpia 95. Ringrazio ovviamente bignami.it che è distributore italiano dei prodotti Zeiss per avermi fornito l'esemplare per questo test di lunga durata.